Bella ragazzi. Bella ragazzi, abbiamo deciso di fare un coltello, cioè in effetti abbiamo acquistato questa lama realizzata in Damasco. Poi un giorno vi diciamo com'è fatto il Damasco, ma ormai lo sapete quasi tutti, anzi andatelo a vedere su Wikipedia. E pensavamo di farci 2 guancette noi, eccetera eccetera, un lavoretto un po' diciamo da artigiano, un bel lavoro, laborioso diciamo, e pensavamo di farli di legno. Poi abbiamo detto, perché non farli di metallo? Bisogna fare un gran lavoro per farli di metallo. E allora abbiamo detto, ma facciamo una cosa, abbiamo i nostri amici di JLPCB, che ci fanno le cose se gli mandiamo i disegni. Allora abbiamo rilevato, scannerizzandolo, il profilo di questa parte del coltello, non della lama. Abbiamo tirato giù il profilo, le forature, e ritoccando, aggiustando, l'abbiamo messo a punto. Poi abbiamo fatto un disegno 3D per costruire le guancette. Abbiamo inviato a JLCPCB ed ecco qua cosa ci hanno inviato. Le 2 guancette specchiate, e abbiamo detto speriamo di aver rilevato bene il profilo, perché la controparte JLPCB sicuramente fa un lavoro di alta precisione, e abbiamo scoperto che abbiamo fatto un rilievo di precisione, perché corrisponde tutto, corrispondono perfettamente le forature, corrisponde proprio il confine dell'ottone rispetto all'acciaio del coltello, e a questo punto dobbiamo solo, oltre che montarle, prepararle. Cioè dobbiamo fare una cosa, dobbiamo produrre i perni, questo disegno l'abbiamo ideato noi, un disegno così tanto per vedere come risulta, è stato fatto a controllo numerico, e anche però pensavamo di riempirlo di resina, poi portare a piano tutto, portare a piano tutto, anche i perni, e quindi adesso in questo video faremo queste lavorazioni. Ora, prima di procedere alle lavorazioni che abbiamo accennato, vi faremo vedere come abbiamo fatto a creare il rilievo di precisione di questa sagoma, e poi vi faremo vedere come si fanno a caricare i disegni per JLCPCB per ottenere un preventivo gratuito, perché loro, quando mandate i disegni che li caricate sul loro sito, vi mandano un preventivo gratuito, quanto vengono a costare i pezzi. Per la realizzazione del disegno, visto che la forma della lama è molto complessa, abbiamo usato questa tecnica, che è utile anche per fare eventualmente stampe 3D. Basta prendere un righello, lo si mette su uno scanner. In questo caso vi faremo vedere che poi non servirà neanche quello. Si appoggia l'oggetto che vogliamo scansionare, ad esempio questo per vedere la distanza fra i fori e il profilo, dopodiché si avvia semplicemente una scansione. Qui abbiamo usato 720 dpi e adesso scansioniamo il fondo dell'oggetto. In questo caso era la nostra lama del coltello, e otteniamo a fine scansione questo, dove possiamo andare a fare anche una proporzione fra le dimensioni reali e quelle del disegno.
Una volta scansionata l'immagine la possiamo importare con questo software di grafica. Io adesso sto utilizzando Solid Edge ST7, la carichiamo e abbiamo anche la possibilità, dunque è una foto molto grande per cui dovrebbe essere, eccola qui, più o meno qua. Abbiamo anche la possibilità di scegliere un colore trasparente, quindi noi prendiamo il bianco e in questo modo automaticamente verrà fatto il ritaglio di tutto il contorno. Ora qualche secondo che la carica, perfetto. Intanto qua possiamo andare a vedere come mai il damasco presenta questi disegni, perché praticamente sono proprio diversi strati di metallo di colori e profondità diversi e quindi danno questo contrasto di disegno bellissimo. Fatto questo possiamo scegliere una polilinea ad esempio e andare a ribattere tutto il contorno della lama, quindi facendo questo lavoro qui pezzo per pezzo con un po' di pazienza e si fa tutto il contorno in questo modo, così e così via. In questo modo possiamo fare anche misure molto precise dei profili, ad esempio questo foro, per scoprire che è un 4 mm. Ora non fate caso che segna 40 perché ho messo una scala 10x. Questo è quindi il profilo della nostra guancetta, anzi in realtà è 0,3 mm perché è stato fatto un offset, abbiamo rifilato tutta la parte, il perimetro esterno, per farla un pochino più piccola in modo da lasciare un po' di lama fuori e poterla molare in seguito per adattarla esattamente al profilo della guancetta che invece risulterà dalla lavorazione perfetta. A questo punto molto semplicemente, ma qui facciamo per abbreviare i tempi, faremo l'estrusione della forma del disegno e anche quella della guancetta, per poi, vedete che rimane un pochino incavata, adesso ho preso delle misure a caso, per poi andare ad arrotondare tutti i vari profili e dargli quel disegno che vedrete. Ovviamente il lavoro va fatto in modo simmetrico, questa è l'altra guancetta, quella sinistra, e questo è il pezzo terminato. A questo punto non rimane che salvarlo come file step e consegnarlo a JLC PCB. A questo punto dalla pagina di JLC selezioniamo CNC Machining, aggiungiamo il nostro pezzo, ad esempio la guancetta di destra, questo file step che abbiamo creato prima, e in un attimo verrà caricato. Qui abbiamo un'anteprima, fra l'altro potete, se non avete un software di grafica, potete utilizzare questa piattaforma per andarvi a guardare i file STP se avete dei file e non avete un programma con cui aprirli. E poi cosa abbiamo qui? La possibilità di scegliere i materiali, ad esempio l'alluminio, qui come vedete abbiamo anche l'ergal, c'è rame e leghe di rame, quindi noi abbiamo scelto l'ottone. Poi è interessante qui perché abbiamo, cliccando su questa pagina, la lista di tutti i materiali e di tutte le lavorazioni che fanno con le caratteristiche tecniche, quindi è molto interessante. Entrando dentro ci danno la resistenza, i tipi di lavorazione, la rugosità e altre specifiche. E scegliamo tutto quello che vogliamo, filettature, possiamo scegliere appunto il trattamento superficiale, e sull'alluminio mi sembra che abbiamo anche la anodizzazione. Dopodiché andiamo su Get Instant Quote
e automaticamente inserendo poi tutti i dati ci dà la possibilità di vedere quanto ci costa questo pezzo. E il preventivo è sempre gratuito e poi viene stimato tutto, si può aggiungere al carrello e a questo punto fare il checkout e attendere che il nostro pezzo arrivi a casa. Noi avevamo pensato di utilizzare, visto che è arrivata prima questa lama e abbiamo fatto 2 o 3 prove, piuttosto che tornire un bacchetto, abbiamo visto che i fori in questo coltello sono poco più grandi di questo elettrodo, ma talmente poco che ha poco gioco, e quindi ci è piaciuto subito. È un elettrodo di inox AISI 316 per saldare l'acciaio inox. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato, cosa facciamo da 3,5? Facciamo, a me piace da 3,2 li facciamo i fori. Abbiamo pensato, mi piacerebbe che questo elettrodo entrasse con grande sforzo dentro l'ottone piantato e poi verrà martellato e quindi avremo una solidità vera. Allora abbiamo fatto fare i fori da 3 mm invece che da 3,2 o 3,25 e adesso con una punta da 3,2 facciamo un lavoro. Ecco, abbiamo allargato questi fori con una punta da 3,2. 3,2 e vediamo una cosa adesso. Vediamo che il nostro elettrodo, che abbiamo appena smussato qua che non ci sia bave, entra fino a un certo punto e non passa più. È fin troppo stretto. E ora vi faccio vedere un trucco. Quando volete allargare un buco di qualche centesimo, c'è un trucco. E anzi, renderlo anche conico, possibilmente da questa parte più largo e qua più stretto. Fate semplicemente così, tenendolo in mano, inclinate da una parte, inclinate dall'altra, inclinate dall'altra, inclinate dall'altra. Inclinate su 2 assi. Già, ecco, già va bene. Qua adesso facciamo lo stesso lavoro. A questo punto dobbiamo togliere la bava qua perché andando a contatto qua terrebbe la guancetta distanziata dal metallo del coltello. Qua usiamo una punta che abbiamo fatto in un altro video costruita da noi, una pseudo punta a elica che viene benissimo per fare questo lavoro, molto tagliente. Ecco, abbiamo tolto la bava, mentre di qua lasceremo la bava, perché poi nella battitura e in queste cose viene bene che ci sia. Quindi passeremo adesso a fare un lavoro, a dare la resina. Useremo una resina adesso, una resina nera, bicomponente, una resina epossidica, professionale, molto resistente, e prodotta dalla Fioritech. Questa qua la uso per tantissime cose sul lavoro, così ne ho portata una confezione e la sua pistola. È una resina che si usa per inglobare circuiti elettronici e cose simili. Poi si manda avanti questo, qualche suo coso è già usata, è questa cartuccia, ecco. Poi abbiamo il miscelatore, si stappa il suo tappo che è bello duro e mi sa che ha fatto un po' presa perché è stato messo al contrario. No, niente, nessun problema. Controlliamo che esca, che non ci sia niente di... Eccola qua, vedete? Questa parte qua è il catalizzatore, è una parte trasparente in colore e questa è la parte colorata nera. Esce in proporzione perché abbiamo 2 siringhe, una grossa della resina e una piccola del catalizzatore. Quindi questo qua lo cacciamo via
e innestiamo il miscelatore. Ok, allora adesso prima di procedere a disporre la resina, facciamo una pulizia a fondo di questi lavori qua, di questi ricami qua, perché così avremo la sicurezza che la resina fa presa, fa contatto. Allora useremo l'acetone per pulire il fondo, perché tante volte resta un po' di unto dovuto alla lavorazione meccanica, perché tante volte si usa l'olio emulsionabile, quella specie di latte biancastro che poi lascia dei residui. Quindi abbiamo già dato una lavata con l'acqua e detersivo, però l'acetone toglie perfettamente. Ecco, ma non è finita, poi useremo anche un pennello e più volte acetone, perché se noi puliamo così, diciamo, questo si imbeve di unti e non toglie tutto l'unto, ce ne lascia di nuovo. Perciò si deve cambiare carta, ma adesso useremo dopo di nuovo un altro pezzo di carta, poi il pennello per arrivare bene in fondo, carta nuova quindi. Ok, e adesso useremo il pennello. Con un pennello bello pulito posso immergerlo nell'acetone. Se no non ce lo immergerei mai, fosse sporco, perché inquinerei l'acetone. Poi strizzare il pennello, asciugare. E adesso altro acetone. Poi asciughiamo, aspiriamo l'acetone con le impurità che si porta dietro. Adesso non si vede più niente, pulitissimo. Direi che a questo punto possiamo prepararci per dare la resina. Ok, via l'acetone, via tutto e ci prepariamo. Resinatura. Allora, non serve riempire il solco con precisione, perché quella in eccesso basta riempirlo, anzi con abbondanza. Quella in eccesso la leveremo quando sarà dura meccanicamente. E porteremo la superficie della resina a essere complanare. Siamo quasi. Dopodiché metteremo queste guancette con la resina a scaldare, devono diventare tiepide, tiepido calde, perché la resina, oltre a fare un po' prima, se no ci mette più di un giorno, oltre a fare un po' prima diventa anche molto più dura, polimerizza con più vigore. Quindi le mettiamo quando manca un pochino. Ok, le mettiamo su un fornelletto elettrico. Qua pronti, ho messo un foglietto di carta, qua la temperatura è anche sopportabile dalle mie dita sicuramente, e li lasciamo qua fino a domani. Allora, vediamo un po', questo è l'elettrodo, penso che una minima differenza ci sia tra elettrodo ed elettrodo, è 3,21, non è 3,25, è rotondo, e quindi adesso passiamo praticamente a prenderci questo materiale. Si può, vediamo un po' con un
un martello di gomma, ad esempio, basta così. Ne seghiamo un pezzo e poi lo puliamo. Adesso passiamo alla pulizia, che si fa così. Lo mettiamo sul mandrino del trapano colonna, una velocità bassa, dobbiamo stare attenti, pulirlo ma non asportare troppo materiale metallico. Iniziamo con una carta del genere, una 120, una tela 120. Ora passiamo una 240. Sotto le dita, se c'è qualche grumo attaccato, si sente, perché proprio si sente passare sotto la carta. Non ho sentito grumi. Lo vediamo un attimo. È venuto bello pulito. Adesso facciamo un'altra cosa. Adesso facciamo la ricottura, perché quando producono queste bacchette sono trafilate a freddo, sono praticamente incrudite, durissime, difficili da piegare e anche difficili da ribattere. Invece con il trattamento di ricottura tutte le tensioni interne si mollano e diventa un po' più morbido, un po' più malleabile, duttile, anzi, cioè malleabile e duttile, tutte e due. Pian piano procediamo avanti. La zona rovente dietro si raffredda lentamente perché è scaldata dalla zona davanti e alla fine abbiamo finito così e lo lasciamo raffreddare lentamente. Dunque abbiamo preso gli spessori delle due guancette, abbiamo preso lo spessore del coltello, questi sono 4,7, questo qua è 3,82, un po' la media perché l'ho preso in vari punti, non è che sia perfettamente piano, ma c'è poca differenza. E quindi facendo la somma viene fuori questo 13,22, a cui aggiungiamo, facendo spuntare mezzo millimetro per parte, 1 millimetro, quindi 14,22 millimetri devono essere lunghi. A questo punto lo tagliamo, spianiamo e tagliamo. Come si fa a spianare? Così, facendolo girare. Va bene. Ora togliamo la bava che ha fatto qua intorno. Abbiamo messo 2 ripari d'alluminio. Adesso facciamo un attimo la misura. 14,22. Ok, una cosa del genere. Qua è rimasto a posto, quindi siamo giusti. Allora, una cosa importante è questa. Quando avete preso la misura qua in cima c'è sempre il rischio che il segheto sia un po' inclinato e ve lo faccia corto. Piuttosto tenetelo inclinato all'altro modo, così diventa più abbondante, poi tanto lo spianiamo anche da questa faccia e lo facciamo giusto. Per un attimo che adesso lo taglio, vi faccio vedere un'altra cosa. Quando l'ho tagliato torniamo dalla mola. Ecco qua.
vedete che è inclinato, così siamo certi di non averlo fatto corto. Ora prendiamo sia il pezzo che abbiamo tagliato che il pezzo questo e andiamo dalla mola. Allora adesso dobbiamo spianare questo fino ad arrivare a questo punto dove è più corto, che è la misura giusta. Lo mettiamo nell'avvitatore, accendiamo la mola, un dito qua sotto che fa da guida. Vedete che c'è ancora una parte, bisogna consumare ancora. C'è appena un segnino lì e quindi siamo arrivati al punto giusto. Sbavatura. Perfetto. Adesso, già che siamo qua, facciamo il lavoro che abbiamo fatto prima. Si può fare anche lui con l'avvitatore, che prima l'ho fatto a mano, ossia spianare quello che dobbiamo tagliare di nuovo, perché bisogna sempre partire col calibro la misura da una parte finita, se no sommate l'errore di questo e a quell'altro e non viene giusto. Spianare, sbavare. Pensate che questa è una carta abrasiva consumatissima, però per questi lavori qua di fino senza mangiare troppo materiale è ideale. Quando si fanno questi lavori, il pezzo deve girare sempre contro direzione dell'utensile che lavora il pezzo. Cioè, vedete da che parte va questo? Così, e questo gira così. Quindi questo viene su, questo va giù. Si strisciano così. Adesso andiamo a tagliare l'altro, ci vediamo tra poco. Diamo un'occhiata. 14,23. Vediamo l'altro. 23, 22. Mi vergogno di me stesso. Ci ho dato un centesimo in più. Ecco qua. Adesso, niente, aspettiamo prossimamente quando la resina sarà diciamo polimerizzata. Ho visto prima iniziava a gelificare e tra un po' tra un po' di ore reticola completamente, è tiepida e a questo punto ci vediamo tra qualche po' di tempo. Allora, la resina è polimerizzata, è diventata piuttosto dura. Ok, adesso vedevo una cosa qua. Fa, oltre la bava che abbiamo sbavato ma poco, fa un po' di vulcanetto, perciò, tanto qua non si vede, si fa questo lavoro e questo lavoro. E lo facciamo anche all'altra. Così siamo sicuri. Sì, un po' qua sporge, specialmente questo. Ora proviamo a piantare i perni. Prendo un attimo un martelletto leggero e li facciamo spuntare per vedere se tutto corrisponde. Ecco il martellino, ma prima, e qua c'è un pezzo di legno, vi faccio vedere una cosa. Questo è il coltello, il manico del coltello visto da questa parte. Allora qua abbiamo un buco e qua abbiamo l'altro buco. Lo facciamo in sezione che vediamo attraverso. Qua abbiamo la guancetta col suo spessore, la guancetta col suo spessore. Qua i buchi che abbiamo fatto sono slabrati e conicizzati, così.
perché con quel gioco della punta praticamente qua il perno fa fatica a passare, qua in cima entra bene, sono quindi a cono. Anzi, per la precisione, se ingrandiamo qua, facciamo un grosso spessore, sono circa così, esagerando la conicità, così e poi così. Perché facevo sforzare più la parte esterna contro la punta piuttosto che fare proprio così. Davo giusto questo movimento sforzando in alto, e qua abbiamo appunto ottenuto questo foro fatto così. Perché questo? Perché quando noi inseriamo il nostro perno e lo martelliamo, questo si schiaccia e va a gonfiarsi qua dentro, perciò non può più sfilarsi. Poi porteremo quello che avanza. Quindi adesso che abbiamo il nostro martelletto, proviamo a fare questo. Allora vediamo. Allora questo entra qua, vedete che entra facilmente fino a un certo punto, poi diventa duro, perciò li facciamo passare. Adesso lo presentiamo al coltello, vediamo che gli interassi sono precisi, quindi andiamo a farlo attraversare, spuntare di là, questo è un po' più duro, e vediamo qua se ci entra. Qua è più difficile perché sono dove è la parte più piccola. Ok, a questo punto li facciamo attraversare. Allora, ecco che spuntano un pochino, questo devo farlo andare ancora più giù. Ecco, spunta di qua e spunta di qua, ancora un minimo, questo anche, ancora un pochino, eccoli qua, spuntano da entrambe le parti. Adesso cosa dobbiamo fare? Ribatterli, comprimerli, senza rovinare possibilmente il manico. Controlliamo, vedete mangia dappertutto più o meno, non so se vedete luccicare, qui, che il martello qua è piano, non ha sporgenze o cose del genere, e lo appoggiamo qua. Vediamo questo? Un po' rozzo, vediamo di qua, è molto rozzo. Allora potremmo usare questo, ma mi sembra strano. Sì, potrebbe andare lui. Va bene. Praticamente quello che voglio fare è questo, per non rovinare il manico, è questo lavoro qua, e picchiare qua sopra in modo da non far scappare colpi che rovinerebbero il metallo qua. Quindi prepariamo un attimo tutto. Proviamo questo sistema dunque. Bisogna stare molto attenti. Allora qua siamo. Sì. Si sta allargando il chiodo. Controlliamo però adesso che non sia scappato di qua. No, qua non è scappato. Ora diamo 2 colpi all'altro chiodo. Questo.
No, ho sbagliato martello, questo qua. Bisogna fare così per vedere di essere ben sopra. Qua mi è scappato un pochino, ma poi appena appena, poi lo sistemiamo. Vediamo di qua. E ora dobbiamo fare la stessa cosa di qua, però proviamo un'altra cosa. Un altro metodo è usare questo tipo di martello. È un martello che è rotondo qua, da questa parte, ed è una cosa strana che uno direbbe scappa da tutte le parti, invece rispetto a un martello piatto, cioè rispetto a questa parte, si autocentra e non va a scappare. Bene, adesso continueremo a piccoli colpi così a picchiare finché non si deforma il chiodo. Altro metodo ancora è questo. Si individua il chiodo, ok, e poi un bel colpo e abbiamo comunque finito. Adesso passiamo all'altra fase, che è quella della spianatura di tutto. Portiamo via sia quello che avanza dei chiodi e portiamo via quello che avanza della resina. Allora, una prima lavorazione si può fare con una macchinetta del genere per non stare lì con la lima, quindi la prima sgrossatura. Ragazzi, sarebbe da fare anche tutto qua, ma è un lavoro che ci mettiamo 4 giorni, di portare tutto a pari perfettamente. Ci limiteremo a farvi vedere, questo qua è un lavoro di gran pazienza, con la mola, tutto qua dentro bisogna entrare con la moletta, con il Dremel, eccetera, eccetera, ma noi adesso facciamo vedere solamente le facce. Dovete sentire un po' come si muove, pensando che appunto ci sono cose che sforgono, 1, 2, 3, e cercare di non farlo toccare troppo dalle parti, ma solamente qua, e poi all'ultimo andrà a toccare dappertutto. Sta cominciando a apparire il disegno. Facciamo un po' dall'altra parte. Ecco. Se non vogliamo rifinire qua, facciamo la rifinitura di qua come vogliamo. Possiamo pensare di lasciarlo così rigato, possiamo pensare di passarci carte abrasive più fini o addirittura arrivare a fare la lucidatura. Ora proviamo a fare una cosa, a dare una leggera lucidatura sulla rigatura, sulla finitura rigata, e vediamo se si lucida questo e che aspetto prende la finitura rigata. Passiamo direttamente a una pasta molto fine. Pasta abrasiva fine. Facciamo un attimo una prova qua. Lo scuro poi si leva e metalli. Andiamo nel senso delle righe. Poi puliamo e vediamo come è venuto. Insisto sul disegno. Ancora un po' qua.
ora gli diamo una pulita con l'alcol. Comunque JLCPCB è veramente una ditta, vedete, e questo è tutto metallo, una ditta che fa veramente di tutto. Lavorano vari tipi di metallo, quindi ottone, alluminio, leghe di rame varie, ad esempio. Fanno anche circuiti stampati e anche stampe 3D adesso. E è praticissimo il fatto che, veramente bello, il fatto che loro fanno i preventivi gratuiti. Basta mandargli il disegno nel formato giusto e fanno i preventivi gratuiti. Quindi uno può regolarsi, anche paragonarli con aziende italiane e vedere su grandi numeri, fidatevi che sono competitivi. È chiaro che su piccoli numeri i costi sono elevati, ma in tutti i casi anche qualsiasi azienda che fa questo tipo di lavorazioni, perché il preparare la macchina, il disegno, metterlo nella macchina, poi preparare la macchina con tutti i suoi utensili, perché la macchina si prende da sola gli utensili che gli servono per le varie lavorazioni, impostare, mettere il materiale, eccetera, eccetera. C'è tutto uno studio che non è grandissimo, ma ha il suo costo. È scaricato su un unico oggetto. Questo costo può anche incidere, ma se ne vale la pena, noi, ad esempio, noi ce ne freghiamo, ci facciamo fare dei pezzi, e se doveste invece fare tanti pezzi, il costo di preparazione della macchina viene spalmato su tutto il numero di pezzi e praticamente scompare quasi. Volendo ci possiamo dare un po' di unto, ma anche, va bene anche l'olio di colza, ad esempio. Lo diamo un po' dappertutto e poi asportiamo. Guardate, l'olio porta ancora via del nero del metallo che non ce l'ha fatta l'alcol. Guardate, non è il disegno, perché basta andare qua, vedete com'è? Andiamo qua. Ma guardate che roba! Quindi conviene pulirlo con l'olio di colza, è meglio dell'alcol, sì, perché ho usato praticamente un abrasivo che è basato su materiale grasso, per il legante è un materiale grasso ceroso, che con l'alcol evidentemente si scioglie poco, con l'olio invece si scioglie abbondantemente e asporta, in mezzo alle righe sono rimasti tutti questo materiale con tutti i micro pezzetti di metallo che la pasta abrasiva ha asportato. Quindi diamoci bene, ok, e adesso facciamo così, asciughiamo, togliamo l'eccesso di olio, fa un po' da protettivo anche, dà più lustro, si vede bene il disegno, che si è un po' impregnata la superficie della resina e abbiamo questo bel effetto. A questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi! In questo video comunque ci scusiamo con i veri coltellinai che abborrono magari le lavorazioni CNC perché loro fanno gioielli, avrebbero fatto in poco tempo a mano una cosa del genere con una bellezza enorme. E comunque noi, vabbè, abbiamo fatto una cosa veloce facendoci fare i pezzi. Quindi salutiamo tutti, salutiamo voi e quelli appassionati veramente di coltelleria che non avrebbero anche fatto accoppiamenti lasciati così con sporgenze, avrebbero rifinito tutto con precisione elevatissima.